Come potete vedere siamo qui sulla banchisa polare, qui c'è un orso polare. Ma cosa stai dicendo? Sto facendo il cammino di San Colombano e questa è la Martesana ghiacciata. Andiamo via. Su. Vabbè. Siamo sulla ciclovia del Naviglio Martesana, e adesso che è in secca, è il periodo di secca questo, e ora più o meno la seguiremo fino a Milano. Qui c'è l'itinerario, vedete, noi siamo a Cassano e scenderemo in Zago, Bellinzago, Gorgonzola, Cernusco, Vimodrone e Milano. È peccato per la secca, che qua normalmente c'è l'acqua. Aree e sosta ogni tanto, senza fontanella. E ora continuiamo sul nostro lungo percorso sulla ciclovia della Martesana. Come potete vedere è tutto segnato per le vie degli andanti, in blu verso Milano, no, in blu anche verso la Svizzera, comunque è bidirezionale e poi sopra la Freccia Sant'Agostino, il nostro mitico Sant'Agostino. Per ora niente segnaletica di San Colombano, vedete che si appoggia alla segnaletica degli altri cammini in questo tratto, via, c'è la sinergia. La conca di Inzao, quella che avete appena vista tutta asciutta, normalmente con l'acqua è così. Buongiorno, dai! Buon cammino. Oggi cammino di San Colombano, siamo sull'ottava tappa, credo. E dove andiamo? Oggi siamo partiti da Cassano d'Adda e arriviamo a Milano, vicino alla BAM. Comodamente a Milano, dovrebbe Dove le gambe ci portano. dovrebbe essere circa 32-33 km. Vabbè, però siamo in piano. Siamo in piano, siamo siamo sull'alzare del Naviglio Martesana, che come vedete però è nel periodo di secca. Tutto così. Se volete vederlo con l'acqua c'è il nostro video della foglia orientale del cammino di Sant'Agostino, lasceremo il link in descrizione. Per noi abbiamo percorso questo stesso identico percorso, ma nel verso opposto, da Piazza Duomo a Cassano. Saluti da Inzago post olocausto nucleare, cos'è? Sembra la terra di Ken il guerriero. Vabbè, mi ho beccato un momentaccio. È il momentaccio dell'asciutta della Martesana, perché i navigli hanno il periodo di asciutta, anche il naviglio grande in questo momento deve essere in asciutta. Noi l'abbiamo disceso in kayak, però era diciamo quando ancora c'era l'acqua. Qui c'è un po' d'acqua finalmente, ghiacciata, del ghiaccio sulla superficie, è un ponte che non ce l'ha fatta. Siamo a Bellinzago Lombardo, dove una leggenda narra che San Giorgio abbia fatto scendere una nebbia fittissima su questo comune proprio quando l'esercito del Barbarossa si apprestava a saccheggiarlo, per cui hanno dovuto rinunciare al loro intento. Capirete, la nebbia qui, cioè un miracolo proprio della Madonna. Questa tappa potremmo chiamarla una tappa di trasferimento, no? Perché poi scendendo da Chiavenna poi si è fatto il sentiero del viandante al contrario, poi si è arrivati ad Ecco, si è discesi lungo l'Adda, che comunque ha dei begli scorci e è molto piacevole, e però arrivati a Cassano tocca deviare verso Milano e c'è il Naviglio Martesana, ecco, è questo. Poi noi
c'è anche capitato il periodo di secca che non avevamo considerato, che è ancora più triste. Ah, guardate le radici di quell'albero che è cresciuto sul bordo. Adesso che non c'è l'acqua si vede fin dove arrivano. Siamo a Gorgonzola, guardate quante altre, sono tutte qua dove si è gelata l'acqua. Papere su ghiaccio. Dai, su, fate vedere come pattinate bene. Ogni tanto scivola, guarda lì il maschio che scivola ogni tanto. E qui a Gorgonzola abbiamo trovato il primo cartello della giornata del cammino di San Colombano, eccolo qua. Per Milano a seguire la Naviglia Martesana, ma va? Finalmente abbiamo avvistato anche uno dei sinagli di Sant'Agostino che ovviamente va in quella direzione. E la villa Serbelloni, che è il 1571, era collegata all'altra sponda da questo passaggio qui, che dovrebbe essere ancora originale, per cui deve essere del XVI secolo, questo ponticello. Qui a Gorgonzola il cammino di San Colombano prima sul serio, già il secondo cartello che vediamo. E non è molto segnato questo cammino, è meglio vedere la traccia GPS. Quella là è la Molgora, tanto qualcuno sta cercando di pescare, ma c'è il ghiaccio, vabbè. Che poi va avanti e sfocia fuori nel canale della Muzza, volendo. Una cascina un po' importante, aveva anche la sua cappella, e dietro sembra quasi un battistero quell'edificio lì poligonale. Anche un bel porticaso interno aveva. E qui si può pattinare fino a Milano volendo, se uno c'ha pattini. A Bussero, e se vi ricordate il nostro video su San Bernardino alle Ossa, l'ospitale su cui poi sorse San Bernardino alle Ossa fu fondato da Gottifriedo da Bussero. C'è il nostro video sul canale, se volete vedere lasceremo il link in descrizione. Ok, qui alternate sul ghiaccio, adesso vedere come camminano attente. Qui sembra quasi naturale, no? La sponda, ma solo perché è crollata. Arrivati qua adesso averne abbastanza di camminare sull'asfalto, sulla ciclopedonale qui della Martesana. Questa è la metropolitana, là c'è la stazione di Cassino dei Pecchi. Noi continuiamo a piedi ovviamente, Se no non lo chiamavano, se no non lo chiamiamo un cammino. Allora, il diorama dei Navigli è lì, questa qui che vedete è la tribuna di osservazione, uno si arriva dentro lì e dall'alto una romantica pausa pranzo in riva a Naviglia Martesana in secca. Vabbè, se vi interessa, in quella chiesa si può trovare il timbro per la credenziale di Sant'Agostino. Non è buffo. Sì, sembra quasi un sentiero, guardate là, sono depositate tutte le foglie dell'autunno. Qui se ci fosse l'acqua sembra questa pianta protesa sull'acqua che con i rami che vengono accarezzati dalla corrente. Sì, in effetti è strano vedere, vedere così. Oh, ci si fa incontro la gang delle papere, vorranno il pizzo per farci passare. Non No. che ce l'abbiamo. Qua, 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 qua. Ma che carine. E questo è il quarto cartello del cammino che troviamo oggi. Qui siamo vicini al Canoa Club della Martesana, infatti questo è il percorso di slalom, come vedete. Ti viene quasi voglia di tornarci col nostro kayak quando c'è acqua, però magari. Cosa stai facendo? Ho attaccato al fondo. Wah, 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 wah. Vabbè, dai. Siete, E sono anche le conchigliette, le famose conchiglie del Naviglio Martesana.
Vai, vai, io vado. Ce la fai a sei da sola, vero? Ciao! Ciao! Perché camminare 32 km non ti basta, vero? Eh no, devo smaltire L'autopasto? l'autopasto. Cammina, va? Allora, il cammino di San Colombano prosegue verso Cologno Monzese, anche se dire Cologno Monzese e cammino nella stessa frase mi sembra un po' strano. No, come ho già detto, questa è una tappa di trasferimento, però cioè, noi non l'abbiamo saltata, l'abbiamo fatta anche per voi, quindi Quindi iscrivetevi al canale, dai, che cliccate subito. pigiate il tasto Pigiate, iscriviti, e seguiteci. attivate la campanella, seguiteci, commentateci, mettete un like se possibile, che ci aiutano a far crescere il canale e a voi non costa nulla. Siamo in via Santa Rita e quello ovviamente è Santa Rita. La santa delle E cose Sant'Antonio possibili. dall'altra parte. Siamo quasi a Milano, Siamo davanti a noi c'è Crescenzago. Abbiamo passato anche la tangenziale est, quella è la famosa torre di Mediaset, e per cui ora andiamo all'intersezione con l'Ambro e poi finiamo di entrare a Milano. Siamo arrivati all'Ambro, che oltre che essere il fiume qua ora sul cammino di San Colombano è anche il fiume della Francigena, il fiume del cammino di Sant'Agostino e il fiume della via dei Monaci. Ecco, l'Ambro un po' d'acqua c'è, dai, grazie al cielo, almeno quello. E poi scende giù giù, poi dopo l'Ambrinia va a buttarsi nel Po. Noi abbiamo visto la foce dell'Ambro nel Po quando abbiamo deciso il Po in kayak, più che vederlo l'abbiamo prima sentita col naso, perché il Po, l'Ambro raccoglie tutte le acque dei depuratori di Monza e i 3 depuratori di Milano. Vi lascio immaginare, mentre questa è ancora la Martesana, di là l'Ambro che passa sotto la Martesana. E siamo arrivati con la cascina un po' creepy, con tutti i peluche esposti e impiccati. Sono sempre gli stessi, mi sa che comunque con le intemperie li hanno un po' rovinati. Sì, guarda. Il monumento alle vittime dei bombardamenti qui a Gorla. Ecco, questo primavera è il modo più bello, che c'è il glicine fiorito di solito e c'è l'acqua. Allora, si attraversano zone carine come questa, con i fiori messi bene, e zone più degradate, insomma con tanto ciarpame e con accampamenti. Arrivati alla fine della ciclabile della Martesana, questo qui deve essere Cassina di Pom, se non sbaglio. Siamo arrivati, adesso da qui ci dirigiamo verso Palazzo Lombardia, la BAM, e poi si prosegue per il centro nella prossima tappa.